Alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, quando ancora su internet si andava collegandosi con il modem 52, 54, non ricordo, e si usava la linea telefonica, quindi se si usava internet non si poteva usare il telefono e usare internet costava tantissimo. Beh, allora non tutte le case avevano internet, anzi, diciamo che era una cosa un po' rara avere internet e chi voleva connettersi doveva andare in un internet caffè. E gli internet caffè erano questi posti magici dove tu andavi in capo al mondo. Io ricordo un viaggio a Cuba Pedy nel centro dell'Australia, una città praticamente sotterranea perché le temperature sono così alte, centro di minatori, eccetera. E lì mi ricordo arrivare, senza naturalmente conoscere nessuno, e trovare sulla via principale tutta una serie di internet caffè e lì eri in collegamento col mondo. Era la prima volta che veramente c'era questa sensazione di far parte di, passatemi il termine, adesso un po' démodé, far parte del villaggio globale. Ed era molto più che un posto dove si andava per controllare le email, vedere chi ci aveva scritto o per magari controllare il giornale. Era un posto dove si trovavano gli espatriati. Io ricordo visite fatte a casa quando tornavo dall'Australia, venivo a visitare la mia famiglia a Cagliari e naturalmente la mia famiglia non aveva internet e i cellulari con internet ancora non esistevano. E io ricordo questo pellegrinaggio che facevo in uno dei numerosi internet caffè che c'erano a Cagliari e lì mi specchiavo anche in tutta la popolazione che lo frequentava, che come me era gente di passaggio, che aveva necessità di comunicare con qualcun altro. Infatti si facevano le conversazioni, si guardavano le email erano diventati gli internet caffè anche un ritrovo appunto di quelli che non avevano altri posti dove andare. Poi nel secondo decennio degli anni 2000, tutti ormai, soprattutto con l'avvento dell'iPhone, tutti hanno ormai internet a portata di tasca, super veloci, quindi piano piano gli internet caffè hanno perso la loro funzione e infatti se vi guardate intorno sono rarissimi quelli che si vedono. Però io ci penso a volte con nostalgia perché anziché andare a guardare internet nella mia tasca era un'esperienza un po' più comune, forse un po' la stessa differenza che c'è tra guardare un film in una sala con tante altre persone al cinema oppure da soli a casa su Netflix.